La nostra integrazione nel gruppo di rap è stata improvvisa, non ce l'aspettavamo. Simone, che è il regista, è una nostra vecchia conoscenza e ci ha contattato. Tra l'altro io comunque sono studente all'Università di Informatica, mentre Martino è il mio collaboratore da una vita, facciamo qualsiasi cosa a livello musicale, lo facciamo insieme. E quindi questa integrazione, diciamo, è stata così improvvisa, in uno stadio, devo dire, abbastanza avanzato comunque del progetto, e fortunatamente siamo riusciti a incastrarci bene in quello che è poi il mosaico finale. Abbiamo cominciato mettendoci le mani nei capelli, dopodiché in realtà abbiamo cominciato a capire un po' che volevamo un po' entrare nei personaggi, quindi innanzitutto volevamo capire chi fosse Umberto e chi fosse Froggy, cosa cercassero entrambi. E poi abbiamo avuto una spinta iniziale, perché comunque l'idea del cortometraggio era quella di far cantare l'uccello o comunque la rana, una canzone che comunque esiste, rielaborata in un certo modo dal punto di vista del testo, ma la musica già esisteva. Quindi allora lì abbiamo avuto il là, ovvero creare una colonna sonora in un genere che comunque non ci apparteneva, ma che fortunatamente siamo riusciti ad esprimerci in questo genere. Pertanto abbiamo comunque abbiamo alternato la colonna sonora in momenti più swing con invece momenti più classici tipici dei cartoni animati, ed è stato, devo dire, molto divertente. E da lì appunto l'interpretazione dei personaggi. Esatto. Lo stesso Froggy, una sorta di Armstrong, una versione un po' più stonata, mentre dall'altra parte un Umberto, un nuovo crooner, Esatto. come si dice in questi casi, che però è molto più dinamico, ne capisce un po' più di musica, forse per talento naturale. Arrivato ad un certo punto, la voce di Froggy o di Umberto si sapeva che doveva avere una certa intensità, doveva avere una certa importanza, perché la canzone che abbiamo scelto, appunto Mac the Knife, un'operetta degli anni 30, ormai diventata standard jazz, doveva prestarsi come colonna sonora portante della seconda parte. Allora è stato lì che, cercando su internet e sfogliando un po' di pagine su YouTube, sono approdato sulla pagina di Nathan Hopkins, che è stato molto gentile e ha prestato la sua voce per la canzone di Froggy's Back. Sapere che c'era qualcuno che oltreoceano collaborava al progetto di Froggy's Back ha alzato qualitativamente il nostro target e sicuramente ha motivato molto di più anche l'intero gruppo. Ricordo ancora quando tutte le palme di colpo decisero di mettersi a testa in giù. Forse la parte più divertente in assoluto della realizzazione di Froggy's Back, a mio parere, è stata la realizzazione dei reference per creare il balletto, in quanto io ero il danzatore provetto che ha dato le movenze a Froggy's Back. Smettere di sognare Froggy mi sono arrivato al punto tale che giorno e notte erano la stessa cosa, ovvero si iniziava dalle 8 di mattina quando arrivavo qua in facoltà e si finiva alle 8 del mattino quando ritornavo nuovamente in facoltà. Diciamo, se tutti hanno parlato della propria brutta esperienza, del momento no all'interno della produzione, il mio è stato quello delle piume di Umberto, perché appunto dovevamo cercare di rendere il piumaggio più, diciamo, verosimile possibile. Abbiamo provato prima con delle particelle, poi proprio modellando ciascuna piuma. Insomma, è stato una sorta di incubo. La maggiore difficoltà è stata proprio quella di cercare di rendere una sorta di omogeneità fra il lavoro mio e quello di altre persone, quindi cercare di rendere il tutto molto più compatibile anche con quelle che erano le richieste. Però quello che mi ha divertito di più e che poi è continuato nel tempo, perché è stato un tormentone per molto tempo, è stato quando abbiamo inserito all'interno del progetto nostro musicale, all'interno del sequencer che abbiamo utilizzato, abbiamo inserito una traccia facendo semplicemente il drag and drop. Inserendo questa traccia è successo praticamente di tutto, si è spasato tutto il progetto di una traccia e la musica è diventata una cosa completamente diversa, cioè aveva un suo senso, è diventata una musica indiana. Come in Guerre Stellari avevano il sedano per riprodurre delle esplosioni intergalattiche, noi abbiamo un ombrello. Bene sì, e l'ombrello serve, se ascoltate bene all'inizio, per le ali di Umberto. Una volta che scende e va a beccare l'acqua,
sono dei passetti. Il periodo più difficile in assoluto è stato sicuramente quello del rendering, perché ci siamo trovati davanti a problemi e bug della 2.49 che non ci aspettavamo, come rane lampeggianti, ombre che scomparivano e riapparivano, luci che cambiavano di intensità, sì vabbè, difetti del rigging, e credo che è stato il periodo in cui veramente ho pensato di uccidere Simone Iannuzzi. È vero, mi odiano tutti. È molto preciso in tutto quello che fa e la sua passione maniacale per la Pixar. Se non vedete il film della Pixar andate a vedere, se no Simone Iannuzzi viene, vi uccide. Oltre a questo, non so, è molto corretto con tutti noi, ci ha guidato abbastanza bene durante i mesi della produzione, però lo odio abbastanza. Ti odio Simone Iannuzzi. A volte ti odio Simone Iannuzzi, me lo dico anche da solo, però in quest'ultimo periodo di stress così diffuso fra tutti noi è nata questa simpatica frase del ti odio Simone Iannuzzi, che appunto è venuta quasi spontanea dal fatto che il nostro regista, amato regista, rompeva di continuo organizzando tutti gli eventi e le riunioni. dietro a questo profondo odio da parte di tutti c'è un profondo amore, ne sono sicuro. Mi hanno maltrattato! Mi hanno maltrattato, Simone è stato cattivo! Quale Simone specifico? Iannuzzi! Tutti in coro. Ti odio Simone Iannuzzi. Forza. Il momento che ci ha dato più grosse soddisfazioni a me e a tutti gli altri ragazzi del Rebe Studios è sicuramente stato averlo finito e averlo visto assieme a un pubblico che ci ha acclamato per la ben riuscita del corto, seppur alle prime esperienze. A me è sempre piaciuto lavorare con la grafica 3D, però non ho mai fatto nulla di, diciamo così, concreto, così anzi anche completo a livello di animazioni, texture, personaggi, cose così. Quindi ringrazio appunto i ragazzi, anche i Rebe Studios, per avermi dato questa possibilità. Da questo protagonista innamorato di una promessa che è veramente scandalosa, e questo povero Froggy non si è ancora capito, ancora tutti ci chiediamo perché la volesse conquistare. Vabbè, contento lui. Abbiamo visionato tutte le singole parti della realizzazione di Froggy's Back, abbiamo conosciuto quasi tutti i protagonisti che lo hanno realizzato. A questo punto non mi resta che augurarvi buona visione e di gustarvi tutto quello che è il frutto del nostro lavoro e di seguirci, perché presto ci sarà sicuramente qualche novità da parte dei Rebe Studios. Buona visione.